Marco Aurelio aveva 58 anni quando scrisse le sue meditazioni. E sai cosa aveva capito che molti di noi ancora non capiscono? Che dopo una certa età non puoi più permettere a nessuno di calpestare la tua dignità. Se anche tu hai pensato «basta, non me lo merito», questo video cambierà il tuo modo di vedere le relazioni, perché oggi scoprirai le 9 cose che un vero stoico non permette mai a nessuno dopo i 35 anni. E ti garantisco che la numero 7 ti farà rivedere completamente il rapporto con le persone che ti circondano. Quante volte ti è capitato di pensare «perché ho detto di sì anche questa volta?» I filosofi stoici avevano una parola per questo, ataraxia. Significa imperturbabilità, pace interiore. Ma come fai ad avere pace interiore se continui a permettere ad altri di decidere per te? Seneca, nelle sue lettere a Lucilio, scriveva «Riprendi possesso di te stesso». Ecco perché oggi vedremo insieme 9 confini che devi assolutamente tracciare. E ti avverto, alcuni di questi potrebbero farti sentire un po' in colpa all'inizio, ma fidati, è normale. Iniziamo subito con il primo, e questo è quello che secondo me crea più danni in assoluto. Il guardiano del tempo. Ti faccio un esempio. Tua sorella ti chiama e ti dice «Domenica devi venire a pranzo, c'è anche zia Carla». Non ti ha chiesto se eri libero, ti ha detto che devi venire. Ecco il primo confine che devi tracciare. Nessuno può decidere le tue priorità. Epitteto, che era stato schiavo prima di diventare filosofo, scriveva nel suo manuale: «Tra le cose che esistono, le une dipendono da noi, le altre non dipendono da noi. Dipendono da noi il giudizio, l'impulso ad agire, il desiderio. Il tuo tempo è la risorsa più preziosa che hai. E quando qualcuno lo pretende senza chiederlo, sta essenzialmente dicendo che la sua urgenza vale più della tua pianificazione. Invece di dire «non posso», prova con «fammi controllare i miei impegni e ti faccio sapere». Questa frase fa 3 cose potenti. Prima, ti dà tempo per riflettere. Seconda, mostra che hai una vita organizzata. Terza, non è un rifiuto immediato, quindi eviti conflitti. E se insistono, mantieni la posizione. Ho già degli impegni per domenica. Non devi giustificare cosa fai domenica. Potrebbe essere che leggi un libro, che ti riposi o che guardi un film. Non importa. Il punto è questo. Se tu non rispetti il tuo tempo, nessun altro lo farà. C'è qualcosa di ancora più sottile. E qui arriviamo al secondo confine. Il santuario del corpo. Hai messo su qualche chilo, eh? Dovresti tagliarti i capelli così. A casa mia non si esce vestiti in quel modo. Vi suonano familiari queste frasi? Ecco il secondo confine. Il tuo corpo è territorio proibito per i commenti non richiesti. Marco Aurelio scriveva nelle sue meditazioni: «Quanto guadagna in tranquillità chi non si preoccupa di cosa il vicino dice, fa o pensa, ma solo di ciò che egli stesso fa». Dopo i 35 anni, il tuo aspetto fisico riguarda solo te. Punto. Perché le persone si sentono autorizzate a commentare il nostro corpo? Spesso è proiezione. Chi fa commenti sul peso altrui ha probabilmente un rapporto complicato col proprio. Chi critica i vestiti degli altri forse si sente insicuro delle proprie scelte. La tecnica qui è semplice ma rivoluzionaria. Preferisco non discutere del mio aspetto e cambi argomento. Non spieghi perché, non ti giustifichi, non entri nel merito e se insistono, ripeti la stessa frase, come un disco rotto. Perché funziona? Perché interrompe lo schema. Le persone si aspettano che tu reagisca, che ti difenda, che ti spieghi. Invece mantieni la calma e poni un confine chiaro. Dopo un po' succederà una cosa incredibile. Smetteranno di fare questi commenti, perché capiranno che con te questa strada non porta da nessuna parte. Ma aspetta, perché quello che sto per dirti è ancor più importante. Non permettere che ti parlino con tono aggressivo. Zero tolleranza per chi alza la voce con te o usa toni aggressivi. Scenario classico. Sei al lavoro, il tuo capo ha avuto una giornata difficile e inizia a sfogarsi su di te urlando per un errore minimo. Seneca scriveva nelle sue lettere a Lucilio: «La collera è una momentanea pazzia
E tu non sei obbligato a sopportare la follia di nessuno. Cosa fai in questi casi? Primo, abbassi la voce invece di alzarla. Secondo, dici con calma: quando sarai pronto a parlare con tono normale, sarò qui ad ascoltarti. E terzo, esci dalla stanza se necessario. Lo so, sembra impossibile, ma pensa a questo. Ogni volta che accetti l'aggressività, stai insegnando a quella persona che può permetterselo. Quando inizi a mettere questo confine, succede una cosa incredibile. Le persone imparano a parlarti diversamente. Il tesoro dei successi. Hai preso la promozione? Ah beh, con tutti i favoritismi che ci sono. Hai perso peso? Sì, però ora sei troppo magro. Ti sei comprato la macchina nuova? Spero non ti sia indebitato. Riconoscete questo schema? È il quarto confine. Non permettere a nessuno di sminuire i tuoi successi. Epitteto nel suo manuale insegnava: non sono gli eventi che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sugli eventi. E il giudizio che conta è il tuo, non quello degli altri. Ma perché le persone sminuiscono i successi altrui? È un meccanismo psicologico preciso. Il tuo successo fa emergere le loro insicurezze. Invece di fare i complimenti, preferiscono ridimensionare il tuo risultato per sentirsi meglio. È quello che gli psicologi chiamano dissonanza cognitiva. Se tu hai successo e loro no, c'è qualcosa che non quadra nel loro mondo. Quindi hanno due scelte: ammettere che potrebbero fare di più, oppure convincersi che il tuo successo non è reale. Indovina quale scelgono di solito? La tecnica stoica qui è semplice ma potente. Sono molto soddisfatto del mio risultato e basta. Non giustifichi, non spieghi come ci sei arrivato, non cerchi la loro approvazione, perché non ne hai bisogno. Il tuo successo parla da solo e chi vale davvero sarà contento per te. Chi invece continua a sminuire ti sta dando informazioni preziose su chi è davvero. Ora arriviamo a qualcosa che tocca ancor più nel profondo: il quinto confine. La fortezza del no. Ma dai, fallo per me. Pensavo fossi più disponibile. Non sei più quello di una volta. Ecco come ti fanno cedere. È il quinto confine. Liberarti dai sensi di colpa per i tuoi no. Marco Aurelio scriveva a se stesso: tu puoi, ogni volta che lo desideri, ritirarti in te stesso. Nessun ritiro è più tranquillo né meno disturbato per l'uomo che quello che trova nella sua anima. Il no è il tuo ritiro strategico e non deve essere giustificato. Ma analizziamo la psicologia dietro questi ricatti emotivi. Fallo per me, uguale, sta chiedendoti di anteporre i suoi bisogni ai tuoi. Pensavo fossi più disponibile, uguale, sta usando la tua reputazione contro di te. Non sei più quello di una volta, uguale, sta cercando di riportarti a comportamenti passivi che gli facevano comodo. Perché ci sentiamo in colpa quando diciamo di no? Perché da piccoli ci hanno condizionato. I bravi bambini dicono sempre sì. Non si rifiuta un favore a chi ti vuole bene, ma ora sei adulto e gli adulti hanno il diritto di scegliere. Ecco la tecnica che cambia tutto. Quando dici no, aggiungi questo: ho deciso di non farlo invece di non posso. La differenza è enorme. Non posso suggerisce che faresti volentieri, ma sei impedito. Ho deciso comunica una scelta consapevole e definitiva. E sai cosa succederà? Le persone smetteranno di insistere, perché capiranno che non si tratta di trovare una soluzione, ma di rispettare una decisione. Ma quello che sto per dirti al prossimo punto potrebbe sorprenderti. Il diritto di parola. Sei a cena con gli amici, stai raccontando qualcosa di importante per te e ogni 30 secondi qualcuno ti interrompe per dire la sua. È un altro confine, il tuo diritto di completare i pensieri senza interruzioni. Seneca nelle sue lettere insegnava: il silenzio è l'inizio della saggezza e anche chi parla merita di essere ascoltato. Analizziamo cosa succede davvero quando ti interrompono continuamente. Non è solo maleducazione, è una forma sottile di dominanza. Chi interrompe sta dicendo: il mio pensiero è più importante del tuo. Non mi interessa dove stai andando a parare. E ogni volta che accetti di essere interrotto, rinforzi questo schema. Il metodo stoico qui è elegante.
Quando ti interrompono, alzi gentilmente la mano e dici: fammi finire il pensiero, poi ascolto volentieri la tua opinione. Questa frase è perfetta perché fa 3 cose. Prima, mette un confine chiaro. Seconda, non è aggressiva. Terza, promette ascolto reciproco. Ma cosa succede se continuano a interrompere? Ripeti la frase e se proprio non smettono, puoi dire: vedo che è difficile avere una conversazione in questo momento, ne riparliamo dopo. E ti alzi, letteralmente. Sembra drastico? Non lo è. È educativo, perché le persone imparano solo dalle conseguenze, non dalle parole. Quando vedono che non possono più dominarti nel dialogo, cambiano atteggiamento. E questo è importante perché il modo in cui permetti agli altri di trattarti diventa il modo in cui ti tratteranno sempre. Ora arriviamo al punto che secondo me fa più male. La trappola dei confronti. Guarda Maria come è in forma. Tuo fratello alla tua età aveva già una famiglia. I figli della signora Rossi sono più educati. Questo confine forse è il più insidioso. Liberarti dalla trappola dei confronti. Marco Aurelio nelle sue meditazioni rifletteva: quanto è inutile confrontare le proprie fatiche con quelle altrui. Perché i confronti fanno così male? Per 3 motivi precisi. Primo, non confrontano mai situazioni realmente uguali. Maria forse ha 20 anni meno di te. Tuo fratello aveva aiuti che tu non hai avuto. I figli della signora Rossi magari sono sempre a casa dei nonni. Secondo, confrontano il tuo dietro le quinte con il palcoscenico degli altri. Tu conosci le tue difficoltà, i tuoi dubbi, i tuoi fallimenti. Degli altri vedi solo la facciata. Terzo, sono progettati per farti sentire inadeguato. Chi fa questi confronti raramente vuole motivarti, vuole dimostrarsi superiore o scaricare le proprie frustrazioni. Ogni confronto è fondamentalmente sbagliato, perché parte dal presupposto che tutti dovremmo avere gli stessi risultati, negli stessi tempi, con le stesse modalità. È come confrontare una quercia con un bambù. Crescono diversamente, hanno tempi diversi, resistono a cose diverse. La tecnica stoica qui è semplice. Ogni percorso è unico e cambia argomento. Non entri nel gioco del confronto, mai. Perché se entrassi nel gioco, inizieresti a giustificarti. E giustificarsi è già perdere. Un vero stoico sa che l'unico confronto che ha senso è quello con la versione di ieri di se stesso. E questo ci porta direttamente al punto successivo, forse il più difficile da accettare. La sovranità emotiva. Non dovresti essere triste per questo. Dai, non arrabbiarti per così poco. Esageri sempre, non è niente di grave. Nessuno può decidere come dovresti sentirti. Epitteto, che aveva vissuto la schiavitù e poi la libertà, scriveva: accusare gli altri delle proprie disgrazie è conseguenza della nostra ignoranza. Accusare se stessi significa cominciare a capire. Questa saggezza vale anche al contrario. Nessuno può giudicare le tue emozioni. Analizziamo cosa succede quando qualcuno invalida i tuoi sentimenti. Ti sta dicendo che la tua realtà emotiva è sbagliata, che dovresti sentire quello che sentirebbe lui nella tua situazione. Ma è impossibile, perché ognuno porta con sé una storia diversa, esperienze diverse, sensibilità diverse. Quello che per te è doloroso, per altri potrebbe essere banale, e viceversa. Perché le persone lo fanno? Spesso perché le tue emozioni li mettono a disagio. Se tu sei triste, loro si sentono in dovere di sistemarti. Se sei arrabbiato, loro devono calmarti. Non riescono a stare nel disagio di vederti provare emozioni negative. Ma indovina un po', non è un tuo problema. La tecnica qui è potente. Capisco che tu la veda diversamente, ma per me è importante. Fine della discussione. Le tue emozioni sono valide per il semplice fatto che le provi. Non devono essere logiche, proporzionate o approvate da nessuno. Sono tue. E questo confine non è trattabile. E ora arriviamo all'ultimo punto, il più potente di tutti. Non permettere che ti tolgano la speranza. Alla tua età è troppo tardi per... Non sei il tipo che... Lascia perdere, è impossibile. Marco Aurelio scrisse nelle sue meditazioni: l'arte del vivere
assomiglia piuttosto a quella della lotta che a quella della danza, perché bisogna sempre tenersi pronti e saldi contro i colpi che ci arrivano imprevisti. Seneca iniziò a scrivere le sue opere migliori dopo i 60 anni. Epitteto aprì la sua scuola a 55 anni. Marco Aurelio divenne imperatore a 40 anni. Quando qualcuno cerca di convincerti che è troppo tardi, quella persona sta proiettando i suoi limiti su di te e tu devi dire «Io la penso diversamente» e basta. Perché sai qual è la verità? L'unico momento in cui è davvero troppo tardi è quando smetti di crederci. E tu? Credi ancora in te stesso? Ora dimmi una cosa nei commenti. Quale di questi 9 punti ti ha colpito di più? E soprattutto, quale hai più difficoltà a mettere in pratica? Condividi la tua esperienza qui sotto, perché quando condividi aiuti anche altri che stanno vivendo la tua stessa situazione. E se questo video ti ha aiutato a vedere le cose da una prospettiva diversa, lascia un like, perché ogni settimana pubblico nuovi contenuti su come applicare la saggezza stoica nella vita di tutti i giorni. Ricorda, dopo i 35 anni, il rispetto non si chiede, si conquista e inizia dal rispetto per te stesso. Ci sentiamo nel prossimo video.